È vero, il programma per la clonazione dei dischi che ti ho presentato l'ultima volta, che si chiama Macrium Reflect, non ti è piaciuto e ne hai tutte quante le ragioni. In primis, normalmente io propongo programmi gratuiti, ma questo ha una versione gratuita limitata, per cui dopo 14 giorni scade e bisognerebbe acquistarlo. E questo è già un grosso ostacolo. Ma come se questo non bastasse, Macrium, la ditta che lo produce, ha cambiato la policy di registrazione subito dopo che io ho fatto uscire il video, e questo ha creato una serie di problemi e di inconvenienti a molti membri della community che se ne sono giustamente lamentati. Ma paradossalmente questa è stata una buona notizia, visto che non tutto il male viene per nuocere. Ne sono contento per due motivi. Il primo è che mi ha consentito di scoprire un programma veramente gratuito, ancora più facile da utilizzare, molto immediato e leggero, che mi è stato presentato, seconda buona notizia, da tanti membri della community che mi hanno suggerito di fare questo video. Anzi, i membri della community sono così tanti che li devo leggere perché rischio di dimenticarmene qualcuno. Sono stati Mars Walker, Silvano Degan, Dan Pell, Neon 1010 e Pierre Webb a parlarmi separatamente di questo programma, e allora ho deciso che innanzitutto dovevo provarlo. E dopo che mi sono accorto che è veramente un programma eccellente, che nulla ha da invidiare al suo omologo a pagamento, ho deciso di presentartelo. Allora, andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Direi di non perdere assolutamente tempo ed andarci a procurare immediatamente il programma che ci servirà. Per farlo dovremo fare assolutamente come al solito, quindi andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello relativo come sempre al dominio www.gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprirlo. Appena arrivati sulla pagina principale ci dovremo portare nella sezione Downloads, qui in alto. Quindi facciamo clic su Downloads e nella pagina che si apre scendiamo un po' in basso fino ad individuare Hasleo Disk Clone, che è il nome del programma che ci servirà. Per scaricarlo facciamo clic sul pulsante File Download e vediamo che in pochi secondi, come sempre, perché il programma ha anche il vantaggio di essere estremamente piccolo, verrà scaricato sul nostro computer. A questo punto clicchiamo sul pulsante Apri File per andare ad aprire la cartella compressa e chiudiamo pure la finestra del nostro browser. L'installazione di questo programma è altrettanto semplice, andiamo a vederla insieme. La prima cosa che dobbiamo fare è un doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa di nome diskclone_free. Facciamo questo doppio clic e ci verrà richiesto come al solito di accettare le modifiche da apportare al dispositivo, cosa che possiamo naturalmente accettare cliccando sul pulsante Sì. Ci si aprirà la prima finestra di installazione che ci informa che fortunatamente il programma è anche tradotto in lingua italiana, quindi faremo clic sul pulsante OK e quindi andremo ad accettare i termini del contratto di licenza per poi premere il pulsante Avanti. Ancora una volta possiamo lasciare tutto quanto come si trova e quindi lasciare il percorso di installazione del programma così com'è e cliccare nuovamente sul pulsante Avanti. Idem per quanto riguarda la finestra successiva, lasciamo tutto quanto com'è e clicchiamo ancora una volta sul pulsante Avanti. Scegliamo se vogliamo un'icona sul desktop e in questo caso terremo il segno di spunta, in caso contrario possiamo toglierlo. A me fa comodo averla sul desktop, quindi lo lascio spuntato. E facciamo ancora clic su Avanti e quindi sul pulsante Installa per partire con l'installazione del programma. Mentre il programma viene installato potremo chiudere la cartella compressa retrostante. Ecco fatto, il programma si è installato e cliccando sul pulsante Fine, se lasciamo spuntata questa voce qui, si avvierà automaticamente.
Ci viene aperta una finestra del browser che in questo caso non ci serve e che potremo tranquillamente chiudere, e ci ritroveremo di fronte alla finestra principale del nostro programma. Lasciamo un attimo in pausa la finestra retrostante per fare due importantissime precisazioni. La prima è la differenza tra backup e clonazione. Effettuare un backup significa fare una copia di un gruppo di file presenti su un'unità e copiarli su un'altra unità oppure in rari casi su un'altra cartella. La clonazione invece significa prendere tutto quanto il contenuto e la struttura stessa del disco e duplicarla su un altro disco. Mentre il backup serve ad avere una copia di emergenza dei nostri file, la clonazione è un processo decisamente più completo e ci consente di avere una copia speculare del nostro disco che può andare a sostituire il disco principale del nostro computer nel caso in cui si verifichi un problema. Nel video precedente abbiamo visto come valutare lo stato di salute del nostro disco e tramite la clonazione che vediamo in questo video possiamo correre ai ripari prima che succeda il classico patatrack. Se infatti avremo una copia clonata del nostro disco nel momento in cui il nostro disco principale dovesse rompersi, ci basterà sostituirlo con questa copia e non perderemo neanche un minuto di lavoro. La seconda precisazione è diretta conseguenza della prima. Dobbiamo distinguere il disco di origine, che è il disco da cui effettueremo la clonazione, dal disco di destinazione, che è il disco che andrà ad accogliere la copia dei nostri dati. È agevole intuire che il disco di destinazione, essendo una copia integrale del disco di origine, dovrebbe avere le stesse dimensioni o essere al limite più grande di questo. Se tenteremo infatti di effettuare la clonazione su un disco più piccolo, questa non avrà successo. Se guardiamo la finestra principale di Asleo Disk Clone, ci accorgeremo di alcune differenze piuttosto importanti rispetto alla maniera in cui siamo soliti visualizzare le risorse del nostro computer. Ci accorgiamo in particolare della presenza di molte partizioni che non siamo abituati a vedere. Se infatti apriamo la finestra delle risorse del nostro PC, vediamo che escludendo le due unità CD, il mio PC monta un'unità C ed un'unità F. L'unità C è l'unità che ospita Windows e di questo ci accorgiamo perché Windows stesso ci mette questa icona a forma di bandierina sull'unità ad indicare proprio che questa unità ospita il nostro sistema operativo. L'unità F è un disco secondario che ho montato, si fa per dire perché si tratta di una macchina virtuale, comunque che ho montato in questo PC. L'unità C sarà quindi il nostro disco di origine, quello che contiene il sistema operativo, e l'unità F sarà il nostro disco di destinazione. Naturalmente questo potrà variare sul tuo computer, quindi è un controllo che dovrai fare preliminarmente per accertarti di fare la copia corretta, anche se vedremo Asleo ci aiuta molto in questo senso. Quando invece torniamo a guardare la finestra di Asleo ci accorgiamo della presenza di svariate partizioni in più, oltre all'unità C che ospita il sistema operativo, lo vediamo anche qui, e all'unità F che sarà il nostro disco di destinazione, di tante unità che non hanno una lettera di unità ma presentano semplicemente, come puoi vedere, un asterisco. Queste unità è normalissimo che ci siano su qualunque computer e sono le cosiddette partizioni di sistema. Le partizioni di sistema servono a Windows per funzionare e per avviarsi, ma a noi interessa solo sapere che il disco C è quello che andremo a clonare sul disco F. Come vedi, Asleo ci propone tre possibilità. La prima è clona partizione. Clona partizione serve a scegliere un'unica partizione e a copiarla su un'altra partizione. Clona disco ci consente di copiare un qualunque disco non di sistema su un altro disco, quindi di effettuare una copia speculare di un disco quasi come se fosse un backup completo di tutta quanta l'unità. Ma se vorremmo invece clonare il nostro sistema, come è agevole intuire ancora una volta, dovremo scegliere la voce clona sistema, questa qui. E la voce clona sistema ci aiuta molto perché, come vedi, va già ad indicare automaticamente e non ci consente di cambiarla il disco che ospita Windows tra le sue varie partizioni.
Quindi ci basterà rispondere alla domanda che ci pone Asleo, a cui ha già risposto lui stesso, quindi scegli cosa clonare, il disco 0, cliccare sul pulsante avanti in basso a destra e indicare infine l'unità su cui andrà a finire la nostra clonazione, in questo caso la nostra famosissima unità F che ho predisposto a questo fine. Per selezionarla ci faremo un clic su, vedi che l'unità viene evidenziata in giallo e potremo cliccare sul pulsante avanti. Io ti consiglio di cliccare anche su questa voce, mantieni struttura partizione, soprattutto se utilizzi due dischi che hanno dimensione identica tra loro. Quindi vado a selezionare mantieni struttura partizione e clicco sul pulsante avanti. Come vedi, Asleo ci dà anche la possibilità di ridimensionare le partizioni di destinazione. Ci basta selezionare la partizione che desideriamo e andare su uno degli slider laterali per poterla ridimensionare. Io adesso non lo faccio perché i due dischi sono uguali, ma nel caso in cui tu abbia un disco di destinazione più grande rispetto al disco di origine, potrai ingrandire proprio lo spazio destinato alla partizione principale, quella che solitamente va appunto ad ospitare Windows, in modo tale da non sprecare lo spazio in più. Non sarà necessario andare a spuntare la casella che dice clona partizione settore per settore, perché allungherebbe il tempo di clonazione, ma se vogliamo una clonazione più precisa e più affidabile possiamo tranquillamente farlo. A questo punto clicchiamo sul pulsante avanti e veniamo avvisati che tutti quanti i dati contenuti nel disco F, nel mio caso, verranno distrutti e ci viene chiesto se siamo sicuri di voler continuare. Io sono assolutamente certo di voler effettuare questa clonazione e quindi clicco sul pulsante sì. Parte la nostra clonazione, che avrà una durata differente a seconda delle dimensioni dei dischi che vai a clonare, ma in genere, grazie ad Asleo, dura un tempo ragionevole, come vedremo a breve. E niente, sono rimasto a bocca asciutta perché non ho avuto neanche il tempo di sbucciare la pesca per prepararmi il frullato che mi volevo fare, che il programma aveva già finito. Ora, c'è da dire una cosa, ci ha messo 1 minuto e 58, un tempo che assolutamente non mi aspettavo, ma questo avviene perché innanzitutto si tratta di due dischi molto piccoli, solamente 80 giga nel mio caso, poi si tratta di due dischi SSD, M2, NVMe, insomma dei dischi velocissimi, per cui l'operazione è durata veramente un tempo irrisorio. Non preoccuparti se nel tuo caso l'operazione richiede più tempo, ma adesso che è terminata l'operazione andiamo a vedere se effettivamente è terminata con successo come ci viene detto. Quindi clicchiamo sul pulsante completato qui in basso, andiamo a chiudere il programma e ad aprire le nostre risorse del computer ed effettivamente notiamo che adesso i due dischi hanno dimensioni praticamente identiche, c'è una leggera differenza, come puoi notare, una cosa irrisoria tra le due, perché evidentemente il ripartizionamento è avvenuto in maniera leggermente diversa, ma tutto quello che era presente nell'unità C, quindi le nostre 1, 2, 3, 4, 5 cartelle e un file, sono presenti anche qui, 1, 2, 3, 4, 5 cartelle e naturalmente anche lo stesso file. Direi operazione compiuta con successo. Naturalmente, come ho detto in apertura del video, è possibile utilizzare un disco clonato con questo sistema per sostituire il disco principale della nostra macchina. E questo vale per più casi. In primis, se hai desiderio di avere una ruota di scorta e vuoi stare al sicuro nel caso in cui il tuo disco principale si dovesse rompere. Prendi questo disco clonato, lo sostituisci al tuo disco e il computer ripartirà esattamente come era prima. Ma vale anche nel caso in cui tu voglia fare una transizione e migliorare il tuo hardware, quindi per esempio passare ad un disco più grande oppure effettuare la classica transizione da disco meccanico a disco allo stato solido. E veniamo al domandone da $1 milione. È meglio questo programma o Macrium Reflect?
Bene, sai che di solito sono abbastanza prudente nelle mie risposte, ma in questo caso devo dire che sinceramente non ho dubbi. Per il semplice fatto che questo programma è gratuito, io lo preferisco a Macrium Reflect senza considerare il fatto che è estremamente efficace, veloce e semplice da utilizzare. E siamo giunti anche oggi al termine del nostro video, ma prima ci sono un pochino di doverosissimi ringraziamenti da fare. Il primo va a tutti i ragazzi della community che mi hanno segnalato questo software che nella mia ignoranza non conoscevo e quindi mi hanno dato la possibilità, oltre che di imparare qualche cosa di nuovo, che è uno dei motivi principali che mi spingono ad andare avanti con il canale, anche a condividerlo con tutti gli altri membri della community. Questo è il vero spirito dei gentiluomini digitali. E a proposito di gentiluomini digitali, ringrazio di cuore Davide Barraco per il suo super grazie e il mitico Darti per essersi riabbonato al canale ed essere entrato ufficialmente, finalmente ti aspettavamo, nella community dei moderatori. Una notizia bomba, ma manco tanto, è che ho attivato un profilo TikTok veramente fallimentare, ma l'ho fatto semplicemente perché qualcun altro riproponeva i miei shorts su TikTok, quindi a questo punto ho deciso di farlo io ufficialmente. E poi c'è sempre anche il mio profilo Instagram, se vi volete fare un pochino di fatti miei, trovate anche qualche foto un po' più personale sul profilo, tanto si chiamano tutti Gentiluomo Digitale, ovunque cercate Gentiluomo Digitale, sono sempre io. E l'ultimo ringraziamento va proprio a te, perché mi hai tenuto compagnia guardando questo video con me anche oggi e l'hai fatto eroicamente fino alla fine. Basta, è arrivato davvero il momento di chiudere, ma prima di farlo non posso non salutarti, come sempre, e darti appuntamento alla prossima!